Barolo e Barbaresco, due grandi vini più conosciuti, più rappresentativi del Piemonte, ma direi anche tra i più conosciuti, tra i più prestigiosi a livello mondiale oggi. Accomunati da un vitigno, il Nebbiolo, che trova in questi due territori le sue zone elettive di produzione di altissima qualità, ma accomunati anche entrambi da avere una grande variabilità al loro interno. Varietà dovuta a una grande articolazione del paesaggio, queste langhe, cioè lingue di terra, queste colline strette, allungate, che formano di volta in volta barriere o corridoi per l'ingresso, per il passaggio di correnti d'aria calda o fredda, quindi determinano una grande variabilità di microclimi, una grande variabilità anche di esposizioni solari. Andiamo dal lato sud al lato est con grandi differenze appunto nell'irraggiamento solare. Andiamo anche da quote più basse, dai 200 metri ai 500 metri circa, quindi anche rilevante differenza altimetrica e una grande variabilità di suoli. Entrambi questi territori si trovano nella zona sud-occidentale del grande bacino terziario piemontese, quindi queste rocce sedimentarie originatesi su fondali marini e caratterizzate da una sequenza di strati con composizioni diverse, dagli strati più antichi e più compatti nel settore meridionale agli strati più sabbiosi e più leggeri, più sciolti nella parte nord-occidentale. Questi due territori si trovano uno a sud-ovest della città di Alba, uno a nord-est della città di Alba ed entrambi dal lato sud della Valle del Tanaro, la riva destra del Tanaro. Differenze di suoli, quindi differenze di microclimi. Due grandi differenziazioni a livello microclimatico riguardano queste due zone. Trovandosi a nord-est lungo la Valle del Tanaro, come vedete poi anche dalla cartina molto più vicina alla Valle del Tanaro rispetto al territorio del Barolo, la zona del Barbaresco è caratterizzata da un ingresso maggiore delle correnti calde che arrivano dalla pianura padana ed anche dalle correnti più umide provenienti dal mare, mentre la zona del Barolo ha questi grandi sistemi collinari a sud di Monforte e a nord di La Morra che creano una barriera e una sorta di conca nella parte centrale. Queste le differenze macroscopiche tra i due territori, ma le differenze qui sono a livello a volte di poche decine di metri. Basta spostarsi lungo il versante di una collina per passare da un terreno più calcareo, argilloso, a un terreno più limoso e sabbioso. Basta girare l'angolo di una collina per trovarsi da una zona calda e protetta dai venti a una zona esposta a venti più freschi, oppure risalire da questa parte centrale della conca del Barolo per trovarsi da una zona umida nel fondovalle a una zona più esposta di nuovo ai venti nella zona più alta delle colline. Tutte queste differenze, sia quelle più macroscopiche sia quelle rilevabili nell'arco di poche decine o centinaia di metri, hanno fatto sì che da sempre l'uomo abbia adattato le coltivazioni e la produzione di uva e quindi di vino a queste grandi differenze e ha fatto sì che da sempre l'uomo abbia annotato, abbia capito che alcuni territori erano particolarmente vocati. Piccole differenze nell'irraggiamento solare, nell'esposizione ai venti potevano dare enormi differenze a livello di qualità delle uve e di conseguenza dei vini. Addirittura nel 1750 abbiamo un collezionista locale, ha delle bottiglie di vino dei Cannubi. Cannubi ancora oggi una delle zone più vocate del Barolo, quindi già nel 1700 si capiva l'importanza del terroir, o meglio della specificità di una certa posizione geografica all'interno di questo territorio, tanto da renderla addirittura più importante del nome del vitigno che costituiva il vino in queste bottiglie. Sul finire del 1800 Lorenzo Fantini pubblica dei documenti, dei libri che vanno ad analizzare proprio questo territorio e riportano i nomi e le località di alcuni vigneti che ancora oggi sono considerati tra i più prestigiosi. Alla fine del 1800, primi del Novecento, Domizio Cavazza, il padre del Barbaresco, anche lui in una pubblicazione indica quelle che sono le 20-25 zone più vocate all'interno della zona del Barbaresco.
Arriviamo poi agli anni 20, in cui 1926-1933 vengono delimitate le zone del Barolo e del Barbaresco dalle prime leggi che proteggono i vini italiani di pregio, basate sui lavori ovviamente dei precedenti Fantini e Vignolo Lutati. Poi negli anni 70, sul finire degli anni 70, Renato Ratti pubblica le prime mappe del territorio del Barolo e del Barbaresco che riportano tutte le principali sottozone o i principali cru come venivano denominati sulla moda francese in quel periodo, cioè quei vigneti che avevano delle particolari caratteristiche di pregio, di qualità delle uve e di conseguenza dei vini. Questo lavoro era basato su quella che era la constatazione di Renato Ratti, grande enologo, che notava come i prezzi delle uve e quindi dei vini prodotti in determinati vigneti fossero sempre maggiori anche nelle annate non così positive per il territorio. Arriviamo poi ai primi anni 90 quando Slow Food Editore pubblica un Atlante delle vigne di Langa, Barolo e Barbaresco in particolare, dove per la prima volta vengono annotate tutte le sottozone e non soltanto le zone più prestigiose che erano state annotate nei lavori precedenti. Sulla base di tutti questi lavori, un enorme lavoro è stato fatto fin dall'inizio degli anni 2000 da Alessandro Masnaghetti, che è arrivato a identificare con estremo dettaglio tutte queste sottozone, basandosi sui nomi storici di queste sottozone e su delle delimitazioni effettuate sulla base di studi veramente molto dettagliati e molto corposi. Grazie a questi lavori, nel 2007 il Consorzio del Barbaresco va a delimitare le sottozone o MGA, menzioni geografiche aggiuntive ufficiali per il Barbaresco. Nel 2010 lo stesso viene effettuato per il Barolo, quindi dal 2010 anche il Barolo ha delle sottozone. Sono 66 sottozone per il territorio del Barbaresco, 170 sottozone per il territorio del Barolo. In più nel territorio del Barolo abbiamo 11 sottozone comunali. 11 sono i comuni che costituiscono l'area della DOCG Barolo e quando noi abbiamo un vino prodotto unicamente dai vigneti inseriti in un unico, che si trovano in un unico comune, possiamo utilizzare il nome di quel comune per il Barolo. Che cosa sono in pratica queste sottozone e perché le chiamiamo menzioni geografiche aggiuntive e non semplicemente cru? Il nome di una sottozona inserito nell'etichetta di un Barolo e Barbaresco mi indica semplicemente che le uve utilizzate per produrre il vino in quella bottiglia derivano da un'unica sottozona. Io potrò avere un Barolo o Barbaresco prodotto con uve provenienti da diversi vigneti all'interno delle rispettive zone. In questo caso potrò chiamare il mio vino Barolo DOCG o Barbaresco DOCG, con ovviamente il nome del produttore e l'annata sull'etichetta. Ma se le uve che io ho utilizzato provengono da un'unica sottozona, sotto al nome Barolo o Barbaresco potrò indicare il nome di questa sottozona. Barolo Cannubi, Barolo Rocche dell'Annunziata, Barolo Vigna Rionda, per indicare semplicemente alcuni nomi, Barbaresco Ravaià, Barbaresco Ovello, per citare alcuni nomi. Quindi ciò che mi dice la menzione geografica aggiuntiva è effettivamente una caratteristica geografica, la provenienza delle uve. Per tutto il resto, ciò che riguarda la produzione in vigneto, per ciò che riguarda la vinificazione, i tempi di affinamento, il livello minimo di alcol e tutti gli altri parametri richiesti per essere un Barolo o Barbaresco DOCG sono assolutamente gli stessi, che si tratti di un Barolo o Barbaresco tradizionale, oppure che si tratti di un Barolo e Barbaresco di una singola sottozona o menzione geografica aggiuntiva. Le menzioni geografiche aggiuntive quindi vanno a esaltare una delle caratteristiche più importanti del vitigno nebbiolo, la sua capacità di esprimere al massimo un terroir. Le piccole variazioni nel terreno, nell'esposizione solare, possono risultare nel vino in grandissime differenze a livello di profumi, di gusto, di struttura, ed esaltare, comprendere e percepire queste differenze ci permette davvero attraverso un bicchiere di viaggiare attraverso questo bellissimo territorio.